Bentornati dal Demiurgo del Depensamento. E oggi voglio portarvi, per la prima volta in Italia, mi sa, la guida completa a come finire Metal Slug, in questo caso il primo Metal Slug, quello che è uscito nel 1996 su piattaforma Neo Geo, sia AES, quindi la versione casalinga, che MVS Arcade. Quindi la guida completa di come finire Metal Slug senza morire e guida ai segreti del gioco. Quindi tutti, diciamo, tutti gli ostaggi. Quindi dove trovare tutte le varie chicche del gioco, anche qualche glitch. C'è un glitch che vedremo insieme. E sto giocando appunto sulla Neo Geo MUS originale usando un controller Neo Geo X Arcade, che è diciamo il rifacimento dell'arcade stick originale della Neo Geo, modificato con la presa non USB ma con la presa del Neo Geo, quindi lo sto usando sulla MUS consolizzata. Ok, quindi l'hardware è quello originale, siamo a difficoltà standard livello 4, quindi diciamo che l'MVS è stata configurata in modalità MVS Arcade, quindi non casalinga. Regione ho messo americana, perché dovrebbe essere quella che gira meglio. E sto usando l'Unibios 4.0, quindi ho abilitato il sangue. Quindi se vedrete il sangue, perché questa è un'altra chicca che non tutti sanno. Perché altrimenti vedreste degli sputi bianchi, non il sangue. E la difficoltà, come dicevo, è quella standard, livello 4, cioè la difficoltà media, quella che trovate nei cabinati. Quindi stiamo usando l'hardware originale, il controller è quello della SNK, arcade stick come se fossimo su un cabinato. Ragazzi, meglio di così io non so come fare. Cercherò di portarvi questo contenuto al meglio possibile. E adesso la mia faccia la toglierò perché voglio proprio che vediate che io non sto barando, sto proprio usando i tasti. Quindi adesso metterò la webcam sull'arcade stick della Neo Geo, che è questo qua, lo faccio vedere. Vedete, SNK. E quindi possiamo iniziare. Ci sarà anche la guida strategica ai boss, cioè in questo video troverete anche la prima guida in italiano, oltre che a come finire il gioco senza morire, quindi con un solo credito, oltre che tutti i segreti, anche come affrontare i vari boss. Quindi io adesso parlerò il meno possibile perché sarò straconcentrato. Si gioca diretto. Magari la strategia, cioè voi dovete guardare cosa faccio, quindi diciamo che la guida è visiva. A parole parlerò molto poco, perché sarò troppo concentrato. Se io parlo è la fine. Perché è un gioco molto difficile Metal Slug. Poi piano piano, probabilmente se ce la faccio, porterò anche tutti gli altri. Quindi Metal Slug 2, Metal Slug X, Metal Slug 3. Ma lì siamo su livelli veramente tosti, ragazzi. Metal Slug 3, ma anche il 4 sono veramente tosti. Quindi non so se riuscirò a portarveli, perché ci vuole tanta concentrazione. Ed è difficile veramente distrarsi in un secondo. Benché in passato sono sempre riuscito a finirli anche con un solo credito. Con tanta concentrazione. Comunque, io spero di riuscire a portarveli piano piano, tutti quanti. Partiamo dal primo, che è quello proprio il classico, che non può mancare. E quindi dicevo, le strategie dei boss ve le spiegherò dopo che ho battuto il boss. Cioè, nel senso, voi vedrete come faccio, poi magari nel transizione fra un livello e l'altro posso fare pausa, vi spiego un attimino, perché sarò troppo concentrato. Io direi che possiamo iniziare. Ovviamente cerco anche di andare il più veloce possibile, però non è una vera e propria... Cioè, sarà una speedrun, perché una speedrun dove si scoprono tutti i segreti, si prendono tutti i segreti, non si muore e si attua una strategia boss, diciamo, il più corretta possibile. E penso che sia la prima guida completa, adesso non ho ben guardato, ma penso che sia l'unica in italiano completa su YouTube. E spero di inaugurare questa nuova playlist dove appunto porterò tutti i Metal Slug, quelli arcade ovviamente. Iniziamo, vado con le monete ragazzi, select, che voi non lo vedete, e qua in alto select. Un credito, uno.
Vabbè ragazzi, i tasti li sapete, cioè con la A si spara, col tasto A si spara, col tasto B si salta, col tasto C si lancia la granata. Poi vabbè si salta sul metaslug, sullo slug che è il veicolo. Vi fa vedere, vedete? Può esplodere, c'è anche una strategia per farlo esplodere, una combinazione di tasti che penso dovrebbe essere A e B insieme. Per farlo esplodere. Vedi sto? Per farlo schiantare contro i nemici. Poi ci sono altri glitch, altre meccaniche che però le vedrete nella guida. Non si possono scegliere i personaggi nel primo Metaslug. Io inizio ragazzi. Ok ragazzi, questo era il primo livello. Avete visto, ho preso il punteggio massimo. Tra l'altro sono arrivato in quella zona lì in alto che è molto difficile arrivarci. Non sono mai morto. Lo slug, tra l'altro a vita piena. Vabbè, comunque l'importante è lo slug e mantenerlo vivo per avere il punteggio massimo. E avete visto come ho fatto, cioè non c'è niente da dire. Qualche segreto nelle cascate. Avete visto, sono i personaggi. Andiamo avanti, livello 2. Diventano sempre più difficili ovviamente. Ah, ovviamente molti nemici non li ho neanche uccisi, li ho skippati proprio. Perché nel primo Metaslug si possono skippare molti nemici. Infatti vedrete in altri livelli che ne skipperò parecchi, come questi per esempio. Che addirittura succedono da soli. Ragazzi, mi sudano le mani. Sudano le mani un casino. Non avete idea. Qua per prendere quell'oggetto bisogna fare un destra-sinistra molto veloce. E poi ragazzi, giocare con lo stick da sala giochi, come nei cabinati originali, è molto più difficile. Infatti nei cabinati mettevano apposta le leve analogiche e non i D-pad, anche per i giochi 2D. Lo facevano apposta perché così era molto più difficile giocare ed essere precisi. Ho la registrazione che ogni tanto mi lagga, ragazzi. Vi chiedo scusa, ma non so perché mi lagga la registrazione. Stiamo usando un cavo SCART RGB, ovviamente. Cavo SCART RGB e lo scaler è RetroTink 5X in modalità 1080p. E siamo da hardware originale. Guardate i pixel come sono belli definiti. Comunque dicevo, giocare con lo stick analogico è molto più difficile, perché se voi provate... Mi lagga un sacco la cattura. Non so perché. Se voi provate a giocare col D-pad è molto più facile, ragazzi.
Qui c'era un altro segreto. Questo è uno pseudo boss. È il boss di metà livello, diciamo. Che poi è più di metà livello, però vabbè. Conviene ucciderlo con lo shotgun, quello lì. Ripeto, se voi usate un controller con la croce direzionale, è molto più facile essere precisi. Provate a usare un controller arcade come lo sto usando io, che è quello proprio della sala giochi. È molto più difficile. Infatti a casa mia, quando ero piccolino, io... Scusate, vi spiego questa cosa in pausa. Quando ero piccolino, a casa mia usavo il MAME su Windows 98. Su Windows 98 e usavo un controller per USB che aveva il D-pad ed era molto più facile giocare. Quando poi si andava in sala giochi era tutt'altra storia, ragazzi, perché con questo stick è molto difficile essere precisi nei titoli 2D. Può andare bene per i titoli 3D, ma nei titoli 2D anche di picchiaduro è molto tosta, cioè perché è impreciso, bisogna impugnarlo in una maniera corretta da toccare bene il fondo. Comunque proseguiamo. Bisogna prendere molte bombe, ragazzi. Guardate come mi ha laggato. Bastardo, la registrazione. E qui c'è un piccolo trucchetto da fare. Se ce la faccio. L'ho beccato, avete visto, ragazzi? Saltare in quel momento lì, gli ho tolto già della vita. Bisogna farlo al momento giusto, prima che parta l'animazione. Ora bisogna bombardarlo. Bisogna bombardarlo più che si può, ragazzi. Già fatto. Già fatto. Ok, c'è stato un problema tecnico. Non so per quale cavolo di motivo. La registrazione mi si è buggata. Praticamente metà della registrazione è andata persa. Allora recupero da dove si è interrotto, ovvero da qui. Ho dovuto rifare la partita. Tra l'altro sono passati 2 o 3 giorni. eh, Perché non avevo più tempo di registrare. Andiamo avanti, che il terzo livello è uno dei più difficili, eh. E, diciamo che da qui in poi la difficoltà cresce nel gioco. Quindi continuiamo a vedere i segreti e continuiamo a vedere come non si muore sul primo Metaslug. Terzo livello. Allora, qua bisogna stare molto attenti ai salti, fare veloce. Accoltellate. Sprecate meno agli machine gun possibile, perché qua vi servirà molto contro lo pseudo boss che c'è più avanti. Quindi davvero state molto attenti. Usate proprio poco i machine gun. L'elicottero, buttategli già qualche bomba quando sta salendo, 2 o 3. Vedete, così lo fate fuori prima, risparmiatevi i machine gun. Poi qua dovete salire il prima possibile e far fuori quello prima che ci arriviate, in modo tale che così non vi rompe, diciamo, i coglioni. O bazooka. Qua bisogna fare un po' di spazio, il minimo. Accoltellare e usare le bombe. Ecco, poi qui, vedete, mi è rimasto 102 di machine gun, così posso aumentare con quell'oggetto qua. Poi bisogna fare veloce, perché altrimenti arrivano un sacco di quelli che tirano quelle bombe rotolanti. Ecco, questo ragazzi è lo pseudo boss, è il più bastardo, Bisogna stare molto attenti, c'è tutta una strategia per batterlo. O gli si sta sempre sopra, senza farlo salire, oppure bisogna andarli a coltellarlo. Visto così, tanto non riesce a beccarvi. Perfetto. Quindi o gli si sta sopra continuamente, o lo si accoltella continuando a schivarlo praticamente. Ecco qui ragazzi è una bastardata. Vedete, vi lancia queste bombe, quel bastardo là. Andrebbe fatto fuori prima, comunque. C'è la strategia per evitarlo. Qui non c'è nessuna difficoltà particolare. Vi consiglio di tenere lo shotgun, che comunque nel primo Metaslug è l'arma più forte del gioco. Lo shotgun, per chi non lo sapesse. Poi fatene fuori 2 insieme, se potete. Ovviamente tenete sempre più bombe possibili, perché vi servono contro il boss. Poi diciamo che lo pseudo boss, quel militare col mitra, è molto più forte del boss, è molto più difficile da sconfiggere. Senza morire soprattutto. Qui abbiamo il carro armato.
Cerchiamo ovviamente di tenerlo fino al boss. Qui ci vogliono 4 colpi per ogni armatino. Niente di particolarmente complesso da fare. Qui bisogna prendere tutti i prigionieri, sia sopra che sotto, quindi avere un attimo di pazienza. Qualche bomba la potete lanciare. Qui vi consiglio di beccarlo già da sotto così. Lo fate prima. Adesso qua sono andato su. Ho sfruttato la... diciamo l'altezza l'altezza del muro. Poi vi conviene fare... Adesso ho sbagliato qui, vabbè. Vi conviene fare così e lanciare tanto le bombe all'altro. Così ne fate fuori 2 in un colpo. Qui ho preso un danno, ma non era la mia intenzione. Comunque non importa, ragazzi. Ora bombardate senza pietà. Adesso non ho preso abbastanza bombe perché altrimenti avrei fatto ben prima, però... Normalmente lo si bombarda con le bombe e lo si fa fuori molto molto prima di quanto ho fatto io. Comunque l'importante era non morire. Ho conservato anche lo slag integro, quindi perfetto così. Però ripeto, se voi... Se prima un prigioniero mi ha dato le bombe, io però ho fatto un errore di prenderle come cannone del carro armato. Dicevo, se voi invece di fare questo uscivate dallo slag e prendevate le bombe, l'avrete fatto fuori immediatamente. Comunque, la strategia è quella. Proseguiamo col quarto livello, che qua c'è già un segreto bellissimo. Ok, ragazzi, siamo al quarto livello. Qua c'è subito un segreto allucinante. Bisogna avere pazienza, però. Bisogna avere parecchia pazienza perché... Devo aspettare che arrivano degli aerei con dei prigionieri segreti. Solo un po'. Adesso però arrivano, eh. Eccolo qua. Arrivano anche 2 a volte. Infatti. Poi qua c'è un segreto allucinante che se uno non lo sa non lo troverebbe mai. Si raggiunge soltanto da qua in alto, con lo slag. Proprio specifico per lo slag. Bisogna mirare in quell'angolo là. Guardate, là in alto. Proprio al limite dello schermo. E appaiono 3 prigionieri. Consiglio di andare giù perché meno problematica la cosa. Qua mi sono fatto scappare. Esatto. Voglio prendere le bombe, perfetto. Adesso vi consiglio di distruggere lo slag, proprio di mandarlo proprio a autodistruggersi, in maniera tale da liberarvi lo spazio e di skippare tutto quanto, proprio così, skippate proprio tranquillamente, così, senza fare i problemi. Basta che lanciate una bomba a quello lì, fallo fuori ed è finito qua. Qua ho scazzato, ma vabbè. Qua c'è un segreto. Bisogna stare qui, ammazzare i soldati finché arrivano. Perché c'è un prigioniero extra. Bisogna però avere pazienza per continuare ad avere soldati. Bisogna andare un po' avanti e tornare indietro. Ecco il prigioniero extra. Ce n'è 2 addirittura. Quindi è un bastardo, fatelo fuori così. E poi invece andate avanti tranquillamente. Stando un po' attenti però a fare bassi. C'è un po' di genitalia che rompe i coglioni, ma niente di particolare. E basta. Poi c'è il boss del quarto livello. La strategia è molto semplice. Per farlo fuori conviene subito andare qui, stare bassi, bloccare questo e nel frattempo lanciare le bombe a quell'altro. Schivare gli eventuali missili che possono venire nella vostra traiettoria. Una volta che avete distrutto il primo, andate su, vi abbassate, lanciate tutte le bombe che avete.
E avete finito. Guardate, ho ancora 50 bombe, ragazzi. Beh, proprio il quarto livello è abbastanza facile, in realtà. Mi sono spostato il controllo. Faccio prima spostare là. Ok. Come vedete, punteggio altissimo. Ora c'è il quinto livello che è bello tosto. Il quinto livello è tosto, ce la fa degli skip anche qua, bisogna stare attenti. Tra l'altro, per chi non lo sapesse, il quinto livello è ambientato in Italia, perché si vede proprio palesemente dalle scritte, c'è carne, pane, posta, vino, tutto in Italia. Vi ho detto, è un livello complesso, bisogna sì, stare molto attenti e skippare le parti giuste. Andiamo avanti. Bisogna distruggere le case per avere tutto quello che ti serve. Una volta che abbiamo questo, poi... Sta molto attenti ai bazooka. Ok, qui c'è un segreto qua in alto, visto? Con i prigionieri. I bazooka che rompono molto i coglioni, quindi stare attenti. Ecco, il fuoco non lo volevo perché c'è un po' di difficoltà. Tutto contro questi. Sono molto pericolosi quei razzetti lì, ragazzi. Molto, tanto, eh. Questo qua c'è una traiettoria, una dittata ampia, quel carro armato lì. Questo conviene prenderlo come bombe. Quello carro armato si potrebbe anche distruggere, però per ora lo tengo. Nel senso che qua non è che serva granché, però conserviamolo. E qua c'è un glitch, ragazzi, più avanti. Adesso vi faccio vedere, se riesco a farvelo vedere. Qua mi ha buttato la mina, maledetto. Ci sono delle aree che rompono un po' i coglioni, ma niente di che. Qui bisognerebbe prendere come bombe, esattamente. Ecco lì, ragazzi, c'è un glitch. Vedete? Quella struttura qua è indistruttibile, guardate. Io potrei stare qua delle ore e i punti vanno su. Ovviamente poi il tempo finisce, quindi devo andare avanti. Guardate, non si distrugge. Però se vado un po' avanti, poi si distrugge. Visto? Così si distrugge. È proprio un glitch del gioco. Qua bisogna fare molto veloce e skippare il più velocemente possibile, perché questo elicottero rompe i coglioni. Proprio senza perdere tempo andiamo avanti. Per quello che stavano molte bombe. Stessa cosa qua, perché altrimenti arriva il carro armato di dietro, che sarebbe il boss di quarto livello, che vi rompe troppo i coglioni. Bisogna andare avanti spediti, ragazzi. Poi vabbè, attaccano le moto, di tutto e di più. Bisogna andare più spediti possibile. Se no vi spawnano all'infinito. E basta. Una volta che siamo qua, siamo a posto. Questo lo si bombarda il più possibile. In modo tale da rompergli le gomme il prima possibile. Poi una volta che gli sono rotte le gomme, conviene di attaccarlo sotto per avere tutti i segreti, perché sotto ci sono altri prigionieri. Ecco, una volta che questa cosa c'è, adesso qualcuno scapperà. No, non sono scappato, che dico. Questo qua bisogna, almeno per conservare lo slug, spaccare i missili. Tanto lo bombardate tranquillamente. E non c'è nessun problema. Me ne ho fatto fuori, conservato lo slug e tutto il resto. Abbiamo preso tutti i segreti. Anche qua non siamo morti. E ora ragazzi manca l'ultimo livello, che è il più tosto di tutti. E lì bisogna stare veramente, veramente attenti. Ci vuole tanta concentrazione e tanta abilità, eh. Per farlo senza morire, l'ultimo livello è veramente qualcosa di infernale. Dicevo, siamo all'ultimo livello. L'ultimo livello è qualcosa di veramente infernale. L'ha creato un pazzo di mente, perché ci sono dei punti dove ci sono tanti di quei nemici che veramente non capite nulla. Poi ha vari algoritmi, ci sono varie possibilità, è molto aleatorio, nel senso che possono apparire ondate di nemici diverse in maniera quasi casuale, anche le armi, a volte vi danno lo shotgun, a volte vi danno il fuoco, a volte non vi danno nulla.
Quindi è molto difficile. Dai, vediamo insieme questo sesto livello. Molta concentrazione. Io parlerò un po' di meno del solito perché sono troppo concentrato. Allora, il primo segreto è questo. Poi c'è un segreto qui. Ah, aspettate, Eccolo qui. Di quel punto qua preciso. E poi c'è un altro qua di segreto. A metà del ponte circa. Qua. Con altri prigionieri. Questo vi consiglio di bombardarlo così. Qui vi consiglio di risparmiare lo shotgun e farli fuori così o coltellandoli. Che ne arrivano davvero tanti. Una volta che questo succede, vi liberate la strada e andate avanti. State di sotto, vi consiglio. E cominciate ad attaccare così. Arrivano da tutte le parti, ragazzi. Visto come l'ho schivato per un pelo, il bazooka. Arrivano da tutte le parti, ve l'ho detto. Ok, questa parte è andata. Ora però qui è difficile. Bisogna buttare una bomba e scappare via. Perché c'è anche quello col bazooka bastardo sotto. Qui adesso non mi ricordo. Ok. Qui bisogna fare una cosa veloce. Esatto. Ho sbagliato. Non dovevo prendere l'heavy machine gun. Però per fortuna c'è un altro shotgun qui per me. Avete visto quanti nemici, ragazzi? Bisogna essere molto veloci e coordinati. Ok. Bene. Ho spostato tutto ancora una volta. Ok, rimaniamo così. La prima parte è andata. Adesso qui c'è un'altra parte tosta. Qua bisogna usare la contraerea per salvarsi dai colpi dei proiettili. Perché quando voi rotolate, come quando uscite dallo slag, avete l'invincibilità praticamente, in questa maniera. Ok. Mettetevi secondo un'angolazione in cui le bombe non vi colpiscano. Poi arriva a questo dovete sganciarvi. E in contemporanea schivare... Avete visto, ho fatto molto presto. Ho fatto molto presto perché ho usato un glitch. L'ho attaccato nel modo giusto appena arrivate, quindi... Qui andate su a prendere il carro armato il prima possibile che vi servirà. Senza il carro armato voi non potete battere il boss. Quindi è fondamentale avere il carro armato. Qua, in questo livello è proprio... Dovete conservare lo slag proprio fino al boss. Altrimenti non andate da nessuna parte. State attenti qui a non sovrapporre la contraerea con lo slag, altrimenti non riuscite più a entrare dentro lo slag. Perché vi si attacca sempre alla contraerea. Ve lo dico proprio per esperienza perché se voi li sovrapponete, insomma, è un casino. Una volta che siamo arrivati qua, che gli aerei hanno smesso, possiamo normalmente bombardare le moto e tutto il resto. Guardate quanti bazooka arrivano. Se voi lanciate il cannone appena appaiono le moto, le fate fuori tutte in un colpo, come ho fatto io adesso. Poi adesso, guardate che bello questa specie di 3D. Là c'è la nuvolina, c'è un segreto. Ecco qua il segreto. E poi qua nell'acqua ci sono altri segreti, qua. Avete visto? Qua sotto. Questo va preso. Bisogna stare attenti che arriva un elicottero bastardo. Bisogna subito fare fuori. Perché ha una percentuale, cioè ha una ratio d'attacco assai bastarda. E qui ho sbagliato, qui devo tenerle come bombe. Comunque vabbè, ho sbagliato. Mi sono reso la vita più difficile. E adesso qui ragazzi inizia il delirio. C'è il boss finale. Che va attaccato secondo una precisa strategia. Bisogna andare subito qua in alto. Finché potete bombardarlo. Con tutte le bombe che avete. Col cannone, ovviamente.
Se ho sbagliato, mi sono fatto colpire uno stupido. Sbagliato ancora, non avrei dovuto farmi colpire qua. Però è molto difficile qua, ragazzi. Adesso qua l'unica. Dovete uscire dallo slug, altrimenti vi fa fuori. Altrimenti dovete lanciare una bomba e crearvi un varco. Ma se non avete le bombe siete fottuti. Siete veramente fottuti. Senza le bombe. Vedete anche questi missiletti. Vanno tutti colpiti con lo slug, altrimenti. Poi bisogna uscire. No, dovete fare il varco, l'ho detto con la bomba, ve l'ho detto, Adesso lui continua a spammare questo attacco. Voi continuate a fare così. Funziona la mitragliatrice perché è bastarda. Voi continuate a resistere. Adesso se riesco a bombardarlo con i cannoni così faccio prima. Ce la faccio, No, non abbiamo ancora fatto fuori, bastardo. Mamma mia, quanto cazzo è bastardo. Poi c'è la musica epica, ragazzi, quindi. Che bastardo, l'ho fatto fuori. Fatto fuori, ragazzi. L'abbiamo fatto. Senza morire neanche una volta il primo Metaslug con tutti i segreti. In italiano. Spiegato. Non c'è nessuno che lo fa in Italia. Non c'è nessuno. Col controllo originale SNK. Non c'è nessuno che fa queste cose in Italia. Non c'è davvero nessuno. Cioè, queste sono le soddisfazioni. Non so se riuscirò a farlo per problemi di tempo con tutti gli altri Metaslug, ma mi piacerebbe tanto farlo. Che ci vuole veramente tanto tempo a fare queste cose. Ragazzi. Devo essere straconcentrati. Ovviamente, continue zero, neanche una morte. Non, cioè, neanche continuo e neanche una morte. Neanche una. Facciamo il demiurgo. E ora ci guardiamo i titoli di coda finale. Cazzo, mi sarà buggata la registrazione, ragazzi. Mi sono incazzato da morire. Voi non avete idea. Non avete idea. Proprio, mi sono proprio incazzato a bestia. Ma abbiamo risistemato. Ho dovuto tagliare, fare cose, però non ci abbiamo fatto. Allora, i crediti finali del primo Metaslug. Avete visto che, diciamo, i primi due livelli non c'è niente di che, a parte il secondo boss che bisogna bombardarlo con le bombe appena arriva. Se possibile fare anche quel trick appena appare di lanciargli un cannone saltando. Terzo livello è tosto perché, a parte i salti, conservare le machine gun, diciamo che è tosto fino al boss di metà livello. Una volta che l'avete battuto lì è andata, però la prima parte è tosta. Il quarto niente di che. Il quarto niente di che, basta skippare nel modo giusto. Il quinto è tosto perché bisogna skippare veloce, c'è un sacco di roba, sì. Ma il sesto, ragazzi, è veramente disumano, è veramente paranormale. Cioè, rispetto gli altri livelli, veramente, avete visto che roba. Bisogna stare molto molto concentrati e... tanto. Però, come avete visto, ce l'ho fatto. Quindi diciamo migliorato anche, diciamo, il risultato della speedrun che avevo fatto, perché lì sono morto 2 volte contro il boss finale. Perché il problema è fare la speedrun perfetta, perché speedrun ti porta per essere più veloce a distruggere gli slug, a fare più cose, e quindi è difficile farla perfetta. Cioè, con un gettone ce la faccio, ma senza morire neanche una volta è tosta. Invece vi ho fatto vedere che senza fare speedrun, con calma, si può fare Metaslug, il primo, senza morire neanche una volta, con tutti i segreti, con tutti i prigionieri e tutto, Ed è l'unico video in Italia che fa vedere questa cosa. Cioè, voi potete guardarlo su YouTube, non ce ne sono altri. Non so come mai, ma è così. Ci ho pensato io. Spero che questo video vi sia piaciuto. E spero che apprezzate lo sforzo di portarvi queste conoscenze su un gioco della Madonna che ha fatto la storia del retro gaming nelle sale giochi, ma non solo. Anche insomma, la Neo Geo, ragazzi. La regina delle retro console. Nazca Corporation. E niente, ci vediamo al prossimo video. Il Demiurgo vi saluta. Mi raccomando, seguitelo su Instagram, anche sul suo negozio eBay, date un'occhiata cosa ci può essere. Entrate nel server Discord, iscrivetevi al canale, mettete mi piace al video e commentate, condividete con quello che pensate. Condividetelo se vi è piaciuto. Game over.
e chi c'è in prima lista? Il Dem, il Demiurgo primo.